Salve a tutti! E allora riprendiamo con qualche video nuovo. Per questo colgo l'occasione per ringraziare degli amici che mi stanno dando l'opportunità di poterlo fare. E allora, continuiamo. Qualcosa di nuovo sulla Peugeot, proprio perché ho qui un corpo farfallato nuovo con delle trombette nuove, un po' andiamo a valutare qualcosa sulla testata, anche se diciamo quei lavori sono ormai quasi indirizzati a farli sempre in quel tipo di lavorazione, ma andiamo a scoprire sempre delle lavorazioni nuove. E poi anche sul Peugeot volevo dire che qualcuno mi ha chiamato con dei problemi di fusione degli alberi motori che sono capitati proprio sull'albero. Sembra una cosa un po' strana che succeda a volte questo tipo di comportamento sul Peugeot perché difficilmente hanno di questi problemi, specialmente andare a fondere la seconda o la terza biella, proprio perché c'è qualche problema a livello di allineamento oppure qualcosa che è successo sul motore proprio per una mancanza d'olio, perché altrimenti proprio sui motori Peugeot difficilmente hanno di questi problemi e quindi ritengo sempre che in una lavorazione la prima base è anche da poter controllare al di là di fare i cilindri, di controllare sempre l'allineamento del monoblocco proprio perché l'albero deve girare senza nessun attrito, quindi questo è il primo controllo da poter fare. Poi qualcosa può succedere o è già capitato come difetti su delle bielle un po' particolari che a volte si vanno a montare e non rispettano o il dimensionamento o anche la fuoriuscita dell'olio, quindi dovete un po' valutare questa considerazione da fare. E poi qualcos'altro che potrebbe succedere è proprio a livello di tenuta dei segmenti, perché se passa compressione giù nel motore dove gira l'albero motore, si potrebbe creare compressione, quindi non c'è la ricaduta dell'olio che rimane sulla testa della testata e quindi potrebbe portare pure a un discorso di mancanza d'olio e quindi avere questo problema. Però ripeto, ogni caso è diverso da per sé, quindi lo dovete valutare bene. Però se qualcuno ha riscontrato qualcosa anche di simile, al limite mi può contattare e poi ne possiamo anche valutare bene le conseguenze. D'accordo, andiamo a vedere il tipo di lavoro da fare sulla testata. E allora eccoci qua con la testata. Vedete, la testata ancora non è stata lavorata, quindi voglio fare per prima cosa andare a flussare la testata anche così originale, e proprio per dare anche una valutazione ai corpi farfallati che all'interno sono ancora da definire come raccordature nella parte centrale, più o meno qui a questa altezza. Ecco, qui è una parte che va raccordata perché ci sono due sezioni differenti come geometrie, quindi questa deve essere raccordata per avere il giusto andamento delle come geometria del condotto. Un po' da questo disegno andiamo un po' a valutare che quello che voglio fare comprendere è che a volte queste sezioni di passaggio del condotto vanno strutturalmente dimensionate in base all'utilizzo che andiamo a fare poi sul motore, e quindi andiamo a scegliere sia sezione di passaggio, quindi come geometria e come misurazione, quindi la sezione di passaggio in base ai giri che poi andiamo a scegliere per il motore, in base anche all'utilizzo sia del tipo di motore che andiamo a sfruttare
per motore che sia da gara, da salita, da slalom o anche per altre da rally. Quindi questo un po' poi va a influire sulla scelta anche del tipo di gamma che andiamo poi di seguito anche a valutare per il tipo di lavorazione che andiamo a fare all'interno della testata come aggiustamenti anche sulla parte dei condotti. Però un po' la scelta iniziale dei corpi farfallati, anche delle lunghezze, delle trombette, ripeto, di volta in volta di ogni motore vengono sia cambiati e nello stesso tempo anche le trombette stesso si parte con un tipo di lunghezza, ma poi saranno sempre come lunghezza adeguati a banco quando si andrà a mettere il motore a banco come caratteristiche per vedere se in base poi al tipo di abbraccamme che si andranno a montare e quindi come scelta di lunghezza del corpo farfallato anche del condotto stesso si vanno ad adeguare le lunghezze delle trombette per non avere per andarla a accoppiare alla sezione di lunghezza per i giri che andiamo a utilizzare del motore, quindi andiamo a accoppiare questa lunghezza proprio per avere un utilizzo in base ai giri che andiamo a scegliere sul motore. È un po' la base di partenza di tutto, poi andiamo a fare anche il tipo di scelta di tipo di collettore, di corpo farfallato e anche di dimensionamento che andiamo a fare di aggiustamento sulla testata. Quindi per il momento andiamo un po' adeguare il tipo di lavorazione all'interno della testata proprio per poterla lavorare. Difatti qui andiamo a vedere l'interno ancora originale, quindi della parte grezza del condotto stesso. Quindi come scelta andiamo a fare tutta una serie di lavorazioni, però prima voglio avere proprio un confronto iniziale per valutare anche di quanto devo andare a sistemare i corpi farfallati. Almeno io mi metto sempre in questa situazione di dare una valutazione iniziale e poi finale. E quindi, come ripeto, anche le scelte delle trombette sono poi da sistemare a banco, quindi non è detto che rimangano questi, proprio perché un po' quello che andiamo poi a vedere anche come flussaggio della testata e come si va a comportare, andiamo ad adeguare pure gli abbraccamme in base al miglioramento anche ottenuto e all'utilizzo che ne vogliamo fare. Quindi dalla scelta degli abbraccamme vanno a influire anche poi il discorso della lunghezza delle trombette. Per il solito discorso delle valvole, queste andranno tutte cambiate nuove, ma quello che andiamo a riprendere sulle testate è sempre il classico di lavorazione del profilo sia all'interno che poi sulla parte all'uscita della valvola. Quindi non avere distaccamenti di flusso, turbolenze varie, quindi la massima attenzione diciamo su queste componenti che poi più avanti al limite ne faremo qualche altro dedicato proprio al tipo di valvola che andiamo a montare e in base agli abbracambi che poi vediamo se riesco questi qua ad avere pure gli alberi per poterli leggere, perché è importante valutare dal peso delle valvole e da tutti i componenti pacco molla e scudellino varie, vedere che tanti mi dicono a volte io faccio delle lavorazioni, vado a fare, cioè vanno a cambiare tanti componenti e poi dovremmo trovare, come mi dicono, diversi cavalli e poi invece ne vengono a mancare. Quindi questo lo andiamo a valutare proprio per il peso valvola e il profilo degli abbraccamme, anche per andare a capire di quanti cavalli andiamo a perdere in un 16 valvole. Quindi questo poi almeno cercherò di fare pure questo, anche un esempio dimostrativo per il tipo di valvola che ipotizzando che andiamo a mettere questo tipo di valvola. Quindi da qui mi farò dare il peso del pacco molla e andiamo a stabilire per un utilizzo di motore che andiamo
sugli 8500 giri, andare a vedere di quanti cavalli va a frenare oppure avere come perdita rispettando questo peso di valvole e anche pacco molle. Quindi vado a fare un po' il flussaggio di tutto in partenza per avere proprio sempre, ripeto, a parità di testata ancora non lavorata, perché poi si andranno a fare la sostituzione dei componenti come guide se c'è bisogno di tutta la lavorazione che poi verrà fatta. Però andiamo a sistemare questo e poi il discorso dello scarico, quello che qualche volta ne ho fatto vedere qualcosa di, ripeto, andare ad adeguare le sezioni di uscita o di passaggio in base a quello che andiamo a montare. Quindi se riteniamo che lasciamo non i corpi farfallati così da andare a montare con questa soluzione, ma quello originale, è bene anche stabilire che poi abbiamo sicuramente delle perdenze rispetto a queste qua. Quindi il comportamento di riempimento del cilindro a parità di lavorazione, con questo ne andiamo ad avere di più rispetto al collettore tradizionale, che va un po' a amplificare un po' la corposità dei bassi se tutto viene fatto bene. D'accordo, ci andiamo ad aggiornare poi a lavorazione poi fatta. Dimenticavo un'ulteriore cosa da dire, al di là dei vari pezzi che andiamo a mettere, che un po' questi qua sono predisposti per avere i due iniettori. Uno viene montato a valle della farfalla e un'altra poi predisposti, se si vuole, andranno montate con il giusto supporto all'imbocco delle delle trombette. Quindi questa è una scelta che poi, in base a quello che si va a prendere, si potrebbe pure, diciamo, avere le due scelte, sia di montare i 4 iniettori oppure soltanto 2 iniettori. Quindi questa è un po' anche tutta la modifica che va fatta, al di là poi dei componenti pistoni e bielle che si andranno a montare proprio per andare ad avere un utilizzo del motore adeguato. Quindi andare a rinforzare i componenti come bielle e pistoni. D'accordo, andiamo a fare un po' le letture della testata.